Benvenuti, buongiorno e bentornati sul mio canale. Approfitto della bellissima giornata per parlarvi nuovamente, per continuare il nostro percorso di informazione sulle protesi, soprattutto quella transfemorale, che è il mio caso, è la mia esperienza. Come vedete, oggi vorrei parlarvi di una parte fondamentale della protesi, che è l'invaso. Perché è una parte fondamentale? È una parte fondamentale perché se l'invaso non è fatto in maniera corretta, se non è fatto con determinati criteri e se non lo si prova il più possibile, si rischia di non percorrere neanche 10 metri, perché questo signorino vi farà molto male. Quindi vorrei appunto dare due dritte per quanto riguarda gli invasi, per quanto riguarda la componentistica e accessori che utilizzo io per affrontare le difficoltà della giornata, diciamo. E vi voglio far vedere insomma come è fatto e quali sono, diciamo, le principali differenze riguardanti, diciamo, gli invasi, quelli standard. Poi sicuramente se su internet andate a vedere troverete tantissimi modelli, tantissimi tagli, tantissimi telai diversi, fatti in maniera diversa, fatti con materiali diversi, decorati, non decorati. Io ad esempio preferisco il buon vecchio carbonio, che diciamo negli ultimi 4 anni ne ho rotti 4, esattamente qua dove c'è appunto l'anello di giunzione proprio con tutta la protesi. Mi è esploso il carbonio. Magari vi metterò delle foto per far vedere cosa succede quando si rompe il carbonio. Bene, vediamo come è fatto questo invaso, questo tipo di invaso. Io in particolare ne ho due tipi che sono molto simili, ma come potete vedere sono completamente, uno è più alto, più grande, ha una pellicola trasparente, ha diverse modifiche, ha tutte queste cose perché è stato un invaso, diciamo, di prova, perché mi era calato il moncone e durante il Covid abbiamo dovuto adattare il telaio con la nuova pellicola, quindi per quello che è così un po' Frankenstein. Ma vediamoli da vicino e vi spiego tutto quello che insomma so sugli invasi, insomma. Dunque, come vi dicevo, diciamo, ora non guardate questo nastro in fibra di vetro e il nastro americano che gli ho messo perché mi serviva per stringere il telaio, in quanto ho sudato moltissimo e in questo periodo soprattutto che sono abbastanza sotto con gli allenamenti, soprattutto la parte cardio, quindi capita di subire una riduzione di moncone per perdita di liquidi, quindi mi serviva per stringere subito. Ci sono altri sistemi incorporati nei telai per ovviare a questa problematica, diciamo che così è molto più rapida e economica. Dunque, vediamo come è formato un invaso. Invaso normalmente è formato da sostanzialmente 3 parti principali. Uno è appunto la pellicola morbida all'interno, dove appunto entra il moncone. Poi c'è la parte del telaio, che è questa in carbonio, e
la valvola di non ritorno. Questa valvola, che qui non c'è, serve appunto per mettere sottovuoto il moncone dentro l'invaso. Naturalmente in questo tipo di invaso vanno utilizzate le cuffie in silicone, che ci sono di vari tipi. Ora io ne ho di 3 tipi diversi che utilizzo sostanzialmente, due tipi, questa e questa qua che è ad anello mobile. Queste sono tutte della Ossur, e poi magari vi faccio vedere in particolare come le differenze delle cuffie. Intanto parliamo dell'invaso. Appunto, la cuffia va dentro, va sotto vuoto, perché ha questa parte, diciamo, in gomma, che fa sì che il moncone rimane sotto vuoto praticamente, quindi per quello che non si sfila. E queste sono, diciamo, le 3 parti importanti. Perché ci sono tutti questi intagli? Questi intagli sono estremamente personali, nel senso, ad esempio, io ho un grosso intaglio sul posteriore e non ci sono diciamo cinghie che stringono il telaio, perché nella parte bassa, nella parte esattamente più o meno in questa parte, io ho un neuroma di 2 cm. Il neuroma è come saprete è la cicatrice del nervo che continua a crescere e fa un male cane, quindi non vi sto neanche a spiegare, lo saprete. E per questo io ho bisogno di spazi morbidi, soprattutto dietro al moncone, perché ci mette veramente un istante ad infiammarsi, e per sfiammare è veramente lunga. Perché vi dicevo che questa parte, diciamo, della protesi è la più importante? È la parte più importante perché voi in questo invaso andrete a appoggiare tutto il vostro peso. Questi tipi di invasi qua, diciamo che sono di tipo MAS, ossia quali sono gli altri? Diciamo, quello principale che viene fatto come prima protesi è con l'appoggio ischiatico, che purtroppo non ho da farvi vedere perché li ho cestinati tutti. La differenza qual è? Che a parte che la dimensione dell'invaso è molto più piccola, questa MAS, mentre l'altro è molto più alto, arriva fino, scusate ma c'è la cimice, arriva molto alto, perché la differenza è che nell'invaso diciamo quello tradizionale, qua dietro c'è una paletta di ferro, e la paletta di ferro a cosa serve? Serve per poggiare l'ischio. È un appoggio ischiatico, che è praticamente quello che ci fa male dopo 3 ore di bicicletta, che ci sentiamo male sotto la natica. Lì quello è l'ischio. È praticamente l'invaso di tipo tradizionale, che spesso è quello che viene fatto la prima volta, è con l'appoggio ischiatico, mentre questo tipo di invaso di tipo MAS è molto più piccolo, molto più corto, e la differenza qual è? Che non ha l'appoggio ischiatico. Come si poggia? Come facciamo a reggerci? Ci reggiamo perché tutto il nostro peso viene distribuito lungo il moncone, sui lati del moncone. Naturalmente è molto più mobile questo tipo di invaso, mentre l'invaso di tipo tradizionale è un po' meno mobile. Quindi qual è la differenza sostanziale, a parte dalla mobilità? Naturalmente più è mobile e meno stabile. Inizialmente, quando ti fanno il primo invaso, non vengono utilizzati questi materiali,
ma viene realizzato un invaso chiuso in termoplastica, che è una plastica trasparente che viene modellata con il calore. Quindi si fa lo stampo del moncone con vari metodi, che può essere lo stampo fatto quello nell'acqua, quello manuale con il gesso, ne sono diversi tipi, e fanno il primo invaso. Adesso vi faccio vedere il mio primo invaso in assoluto, che è appunto quello in termoplastica. E poi successivamente, facendo delle prove con quell'invaso lì, si va a effettuare questo definitivo. Io ad esempio questo invaso qua ci ho messo a farlo circa un mesetto in realtà, perché ogni giorno, per arrivare appunto ad avere tutti questi intagli precisi come servivano a me, ci è voluto più o meno questo tempo, dove io quasi tutti i giorni, tranne quando era in lavorazione, andavo a fare le prove, mi facevo i miei chilometri, più o meno una decina al giorno, valutavo se mi andava bene oppure no, perché ripeto è troppo importante, perché senza questo fatto bene non riesci a fare niente. Se stringe, avete una sensazione per quanto io ad esempio sono allenato, ma se ho l'invaso che stringe, o se il mio moncone ha subito una crescita dovuta perché se mi ingrasso, avere un rigonfiamento, non so, per il meteo, tanti motivi. Comunque se mi stringe o se vi stringe, il problema è che non avete fiato, vi taglia il fiato, è come avere una cinghia al moncone stretta, e se voi provate a fare 4-5 passi, al di là della fatica, insomma, già di camminare con una protesi, in più vi mancherà proprio il fiato, proprio avete il fiatone dopo 20 metri. E considerate, ad esempio, io riesco a fare anche 25-30 km al giorno, a piedi naturalmente, o a piede. Dopo 20 passi, 30, mi sento già stanco e mi sento proprio il fiatone. Quindi in quel caso la protesi è stretta, e quindi si fanno 10.000 prove per evitare appunto questi problemi, e problemi di appunto di lesioni col telaio, qualsiasi cosa, perché non lo facciamo noi, lo fa il tecnico. Quindi trasmettere tutte le problematiche in maniera chiara al tecnico ci semplifica veramente tanto la vita. E soprattutto ci semplifica la realizzazione di questa parte fondamentale, che senza un invaso fatto bene, ripeto, non si va da nessuna parte. E per farlo bene bisogna non perdere, perché non è giusto dire perdere tempo, bisogna impegnare del tempo per farlo come si deve, perché è la parte principale, la parte base di una protesi, è l'invaso. Poi volevo dirvi due parole appunto sulla differenza. Non è obbligatoria l'utilizzo delle cuffie, le cuffie in silicone, anche perché sinceramente costano un fracco di soldi, veramente tanti soldi, pesano secondo me 1,5 kg a cuffia. Ora la mia è anche abbastanza grande, questa qua è la cuffia ad anello singolo fisso, è fatta così, mentre questa è la cuffia a 5 anelli fissi, che sono questi, che servono per fare presa dentro all'invaso. Io ad esempio questa non la utilizzo più, la utilizzavo all'inizio, perché sotto questo anello si potevano aggiungere poi degli anelli di tessuto, di qualsiasi cosa per far spessore, perché all'inizio comunque la variazione del volume del moncone è estremamente difficile da gestire, perché poi a seconda della persona cambia
la variazione. Io ad esempio non ho avuto una grossissima variazione di moncone e tuttora non ho una grossa variazione, a parte magari la mattina che è un pochino più gonfio, ma gonfio non vuol dire, cioè si rilassa la notte, quindi è normale. Per un'oretta la mattina sento un po' stretto, ma per me è nella normalità. Ad esempio questo invaso che ho adesso è stato fatto nel 2020 e ce l'ho praticamente la coppia, che è questo qua, è la coppia dell'invaso sportivo. Io uso l'invaso da cammino, lo stesso invaso sportivo, perché mi trovo molto bene e veramente riesco a percorrere tantissimi chilometri e non ho veramente alcun tipo di problema. Poi volevo farvi vedere quest'altra cuffia, che è una cuffia ad anello mobile, che è nuova di pacca. Ora non l'apro. Qua va infilato un anello mobile che appunto manda anche lui in sottovuoto. Io ad esempio attualmente utilizzo questo tipo di cuffia e devo dire che mi ci trovo molto bene, perché è vero che si sfila più facilmente, soprattutto quando ci sediamo e si prende aria, magari sulla macchina o qualsiasi, si prende aria e si sfila, però come si sfila? Si infila in un secondo. Quindi io mi trovo molto bene, molto comoda, non mi dà nessun arrossamento, non mi stringe da nessuna parte, quindi l'ho provata. All'inizio non mi piaceva molto, attualmente invece praticamente uso solo quella ad anello mobile, e nella protesi sportiva utilizzo questa anche quando vado in bici. Utilizzo questa perché mi tiene molto di più il moncone. Mentre quando vado in bici ho sentito molte persone che hanno difficoltà di andare in bicicletta perché la protesi si sfila. Col sudore è facile che si sfili, e io ho trovato una soluzione. La soluzione è quella di mettere un cosciale che trovate tranquillamente anche su Amazon a 15 euro, una cintura a strappo con un cosciale tutto a strappo che vi tiene su la protesi. Con 15 euro risolvete il problema. Io almeno l'ho risolto così, l'ho consigliato anche ad altre persone e pare che non abbiano avuto problemi sotto quell'aspetto. Poi è normale, ogni tot si sfilerà anche con quello, però magari vi si sfila dopo 2 ore, 1 ora e mezzo, piuttosto che senza. È probabile che ogni 200 metri vi dovete fermare perché perdete la gamba. Non so, altro non mi viene in mente. Il video è abbastanza lungo, si è allungato molto. Se avete qualche domanda scrivetelo pure, vi risponderò il prima possibile. Detto questo, per questo video credo che ci possiamo salutare, ma prima vi volevo svelare, appunto nelle riprese iniziali sto provando, anzi non lo sto più provando perché l'ho preso, il nuovo piede, quello che vedete nelle immagini sarà uno dei prossimi video che gli voglio dedicare, perché vi dico la verità, mi ha risolto parecchi fastidi, parecchi problemi. Bene, grazie, e mettete un bel pollicione e alla prossima.